Sicuramente hai già sentito parlare dell'interesse composto. È praticamente ovunque sui social, tutti ne parlano e anch'io l'ho fatto in passato. Metti i tuoi soldi in un fondo indicizzato, aspetta 40 anni e diventerai milionario. Ma lascia che ti chieda una cosa: se fosse veramente così semplice, perché tutti là fuori non sono già ricchi? Esatto, c'è qualcosa che non ti stanno dicendo. Oggi quindi vediamo che cos'è veramente l'interesse composto, perché sembra così attraente e perché non funziona in realtà per la maggior parte delle persone. Poi vedremo come i ricchi utilizzano veramente l'interesse composto e cosa dovresti fare tu a partire da oggi per farlo veramente funzionare. Se resti con me fino alla fine di questo video ti garantisco che non guarderai più gli investimenti con gli stessi occhi di come hai fatto fino adesso. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo subito. Ti hanno detto che Albert Einstein una volta ha chiamato l'interesse composto come la forza più potente dell'universo. Probabilmente non l'ha mai detto, o almeno non l'ha mai detto riferito al denaro, ma questo poco importa. L'idea su carta è senza dubbio affascinante. Metti dei soldi da parte, li lasci crescere nel tempo e alla fine hai una montagna di denaro senza aver fatto praticamente nulla. Facile, no? Per chi non conoscesse l'interesse composto, questo è il concetto alla base di tutto. Provo a spiegarlo ora in un modo più veloce con un esempio pratico. Immagina di avere $1.000, li investi con un rendimento del 10% annuo. Dopo un anno hai il 10% in più, quindi avrai sul conto i $1.000 più il 10% che sono €100, quindi in totale avrai €1.100. Dopo 2 anni non avrai €1.200, ma avrai €1.210. Perché l'interesse composto appunto si va a comporre nel tempo, quindi guadagnerai il 10% non più sui 1.000 iniziali ma sui 1.100 che hai raggiunto dopo il primo anno. Quindi il secondo anno avrai 1.210, il terzo anno 1.331 e così via. Questa è la magia dell'interesse composto, una magia che se metti su carta ti mostra un andamento, una crescita non lineare ma una crescita esponenziale, come direbbero i crypto bro, il to the moon. Quindi una curva che tende a infinito, tende a crescere all'infinito. Ed è proprio per questo che l'interesse composto è diventato nel tempo così trattato da tutti i vari guru che ci sono là fuori. Ed è per questo che è un qualcosa di incredibile, perché su carta è realmente qualcosa di incredibile. Perché sembra un po' che se semplicemente risparmi, metti da parte i soldi, li vai a investire su un ETF qualsiasi che abbia un rendimento stimato interessante, negli anni diventi inevitabilmente milionario. Questo è il concetto, cioè la pillola magica, quella cosa semplice da fare, facile, che tu la applichi e ti porta al risultato in più o meno tempo, ma comunque arrivi al risultato. Ed è proprio quello che i fuffaguru là fuori, i vari guru finanziari che vedi qua su YouTube o comunque su tutti i vari social, ti dicono: risparmia, investi e lascia che la magia dell'interesse composto faccia il suo corso. Ma è proprio qui che c'è il problema, perché su carta è incredibile, funziona, ma nella vita reale, ahimè, non funziona. Queste sono le belle cose che ti dicono, no? Del diventi milionario perché il rendimento dell'S&P 500 negli ultimi 100 anni è stato del 7-8% medio, negli ultimi 10 del 10%, tu basta che investi lì, tranquillo, aspetti e la magia appunto dell'interesse composto fa il resto. Questa è la bella favoletta, però nessuno si prende la briga di dirti ciò che realmente è l'interesse composto. C'è un qualcosa che obiettivamente, a meno che non lo si faccia in un certo modo, non funziona. Quindi siccome nessuno si prende la briga di farlo, mi prendo la briga io di farlo. Quindi adesso ti spiego perché l'interesse composto non ti renderà ricco. Infatti l'interesse composto ha un grande problema. Funziona solo se hai tempo e soldi da investire. E in mezzo a questo non ci devono essere imprevisti. Quindi su carta è perfetto, ma nella vita reale è pieno di imprevisti. Nella realtà probabilmente non avrai mai 40 anni di tempo senza alcuna interruzione in cui non toccherai mai quel capitale che stai investendo e stai componendo ogni volta. È praticamente impossibile da fare come persona. Come azienda è un altro paio di maniche, ma come persona è praticamente impossibile farlo. Cioè facciamo un paio di conti. Lavori per circa 40-45 anni, poi smetti e cosa succede?
Beh, succede che il processo si inverte. Quando sei giovane hai magari dei debiti perché compri una casa nuova, perché compri l'auto e così via, e quindi investi meno. Quindi di fatto tu ti trovi in una fase primordiale all'inizio, quando stai magari cercando lavoro o trovi qualche lavoretto, salti un po' da una parte all'altra, spese e cose varie, a investire meno. Poi c'è tutto un lasso di tempo in cui invece ti assesti e hai una buona liquidità da investire, quindi investi leggermente di più, ma poi arriva il momento in cui devi andare in pensione. E nel momento in cui vai in pensione si riduce ovviamente la tua entrata e vai a commisurare quello che è il grado di investimento. Quindi tra una cosa e l'altra non riuscirai molto probabilmente a investire per 40 anni filati, sempre con la stessa cadenza, sempre con la stessa forza, sempre con la stessa energia, quindi la stessa quantità di denaro, senza mai toccare nulla. È praticamente impossibile da fare, perché quando sei vecchio ti ritrovi ad avere spese, non stai lavorando, quindi avrai la tua pensione magari. Se hai qualche attività che comunque ti porta ancora reddito, bene, allora probabilmente potresti continuare, però le spese ci sono e anzi tendono anche ad aumentare nel tempo. Quindi non è una linea come ti fanno credere che cresce sempre. No, in realtà questa linea si interrompe più volte. Si interrompe ed ha il suo massimo exploit quando lavori e quindi hai denaro da mettere nell'investimento, ma quando non lavori all'inizio e verso la fine della tua carriera, lì non investi proprio nulla o investi molto poco. Oggi la maggior parte delle persone neanche riesce a risparmiare tra affitti, cibo, energia, l'inflazione che galoppa, tutto diventa più caro. Come si fa in questo contesto? Cioè la maggior parte di persone si vede le spese che salgono, ma contemporaneamente i propri stipendi o le proprie entrate che rimangono invariate o scendono. Quindi si crea un gap che diventa sempre più difficile colmare a meno che non ti inventi cose nuove, non lavori in modi nuovi, vai a costruirti più entrate. Diventa sempre più difficile riuscire a mantenere, alimentare quello che è la forza, no, dell'interesse composto su carta. E poi abbiamo detto, magari riesci a iniziare, magari riesci a investire, però a volte riduci la quantità, a volte magari dovrai toccare quei soldi perché ti servono per far fronte a una spesa improvvisa, perché nella vita può succedere di tutto, è assolutamente imprevedibile. E cosa succede? Beh, che ogni volta che tocchi quei soldi, l'interesse composto, pac, si rompe. Vai a bloccare, interrompere quella crescita esponenziale. È un po' come se partisse la curva, poi tu prelevi, boom, devi ripartire da zero. Riparte la curva, boom, riparti da zero. Riparte la curva e boom, di nuovo. E va avanti così. Dovresti lasciarli veramente andare, correre, senza mai toccarli, cioè proprio dimenticarli lì dove sono e anzi andare ad alimentarli tu nel tempo. Allora sì, che così avrai quell'onda lì. Però ipotizziamo un ragazzo che parte a 20 anni, 40 anni di tempo per diventare magari milionario, a meno che non parte da una somma già importante. Io parlo di una situazione standard, di persone standard con stipendi, entrate standard. È molto difficile diventare milionari utilizzando l'interesse composto, per quanto l'idea sia sexy, ma è molto molto difficile. Anche perché parte a 20 anni, che è veramente presto, parte a 20 anni, 40 anni, ai 60 anni. È fattibile? Sì, ma dai 20 ai 30 anni probabilmente sarai un po' così col lavoro, entrate, cose, sarà un po' difficile, poi magari dai 30 ai 40, ai 50 vai secco di lavoro, magari ai 60, però poi c'è quel gap finale, vai in pensione e di nuovo si riparte, no, con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi è molto molto difficile. Questa è la dura realtà purtroppo dell'interesse composto. Poi un'altra cosa importante è che noi vediamo ciò che è stato, quindi ammesso che tu riesca a non toccare i tuoi investimenti per 40 anni, i guadagni non sono mica garantiti, perché noi appunto vediamo ciò che è stato, come ho detto, vediamo che l'S&P 500 ha fatto il suo rendimento negli ultimi 100 anni di un 7-10% annuo, fantastico, ma chi ci dice che continuerà a crescere così l'azionario nei prossimi 40 anni? E ancora, cosa succederebbe se arrivasse una crisi bella forte e il tuo portafoglio crollasse di un 30 o un 40%? Rimarresti a guardare? Aspetteresti? Compreresti ancora? Toccheresti o meno il portafoglio? Perché col senno di poi siamo tutti bravi, ma in quel momento magari con tutto un contesto che si chiama vita intorno all'investimento, potrebbe essere che qualcosina uno tiri via, perché ricordiamoci che i mercati non crescono sempre, anzi ci sono interi anni in cui i rendimenti crollano, in cui i prezzi sono bassi o addirittura negativi rispetto a quello che è il nostro investimento, la nostra media di investimento. Riesci a sopravvivere senza toccare questi fondi? Questa è la domanda, perché se riesci a farlo e anzi riesce anche ad aggiungere altro denaro, allora fantastico, ma altrimenti è un bel problema.
dovresti toccare di nuovo spezzare l'interesse composto. Poi c'è l'inflazione. Poi calcoliamo anche le tasse, cioè se il tuo investimento cresce del 10% annuo, ma l'inflazione è al 6%, la tua crescita reale, il tuo guadagno reale è solo del 4%. Poi se ci devi pagare anche in Italia il 26% di tasse, ecco siamo a posto, no? Poi magari compri un ETF o ti esponi in un fondo privato e ti ritrovi a pagare magari altre commissioni, altre tasse di gestione, tra una palla e l'altra il tuo 10% di rendimento annuo si trasforma in un misero 2, 3, 4%. Ora, con un rendimento netto di questo tipo, a meno che non parti da una somma di denaro elevata, non si va molto lontano. E ora ti dico una cosa importante, quindi apri bene le orecchie perché questa è probabilmente la cosa più importante in assoluto di quello che ti ho detto fino adesso ed è probabilmente la cosa che nessuno là fuori ti dice, che però va detta. Il sistema, quello economico, quello finanziario, non è costruito per farti vincere. E per capirlo basta guardare qualche dato. La crescita economica nei paesi più avanzati aumenta di un 1-3% massimo annuale. Quindi i paesi più avanzati crescono economicamente di un 1-3% annuale. Ma se vai a guardare la ricchezza dei ricchi, quella cresce di un 5-10% all'anno. Quindi cosa significa? Se la crescita nei paesi oscilla tra un 1 e un 3% annuale, come mai i ricchi riescono a fare un 5-10%? Cioè da dove arriva quella ricchezza? Se la ricchezza è effettivamente cresciuta di un 1 o 3%, come fanno loro a crescere di un 5 o un 10%? Dove hanno preso quei soldi? Dove hanno preso quella ricchezza in più? Se la torta non sta crescendo abbastanza, ci sono ottime chance che qualcuno stia mangiando la tua fetta. E questa è la realtà. Cioè se la nostra torta cresce di un 1-3% all'anno, ma i ricchi riescono a prendere un 5 o un 10% all'anno di quella torta, allora vuol dire che ti stanno mangiando le tue fette. Ed è per questo che la maggior parte di persone non diventa e non diventerà mai ricca con l'interesse composto. E qui di nuovo sottolineo, l'interesse composto funziona sul serio, è veramente incredibile, ma funziona solo se sai realmente usarlo. E tra poco arriviamo anche su questo punto. Quello che voglio passarti come concetto è che se bastasse veramente fare quello che viene millantato qua sui social da tutti questi guru che di finanza non sanno assolutamente nulla, saremmo veramente tutti già milionari. Cioè sarebbe veramente facilissimo diventare ricchi. Ridicolmente facile. Ma come dico, non diventi ricco con gli investimenti. I ricchi non diventano ricchi con gli investimenti. I ricchi moltiplicano i propri soldi grazie agli investimenti. Quindi fanno lavorare parallelamente il denaro che hanno già guadagnato per aumentarlo nel tempo, negli anni, ma non si focalizzano lì, a meno che tu non abbia un fondo di investimento. Non devi focalizzarti sull'investimento, cioè sull'interesse composto, accantono e guadagno, divento ricco. No, devi focalizzarti sul creare entrate. I ricchi, sfoglia Forbes, tutti i top più ricchi al mondo sono imprenditori, fanno gli investitori, cioè investono il proprio denaro, sì, ma prima di tutto lo fanno entrare, aumentano le entrate, creano valore, sono imprenditori. Qui non divento ricco, togliti dalla testa quest'idea del divento ricco grazie ai miei risparmi che investo e l'interesse composto fa la magia. No, a meno che tu non abbia soldi abbastanza cospicui da dedicare e tempo e una quantità di denaro tale che non toccherai mai per il lasso di tempo che ti imponi, allora ok, forse qualcosa si può costruire, ma viceversa per la maggior parte di persone, per il 95% delle persone là fuori, questa roba qui non funziona. Viviamo in un mondo finito. L'interesse composto è un qualcosa di infinito. Il mondo in cui viviamo invece è finito. Non puoi crescere a dismisura perché arriva un certo punto in cui c'è un tappo, perché questo è il mondo fisico in cui viviamo. Mentre tu risparmi ogni singolo centesimo per far crescere il tuo piccolo gruzzolo, sai cosa succede? Sai cosa fanno i veri ricchi? Comprano tutto e te lo comprano sotto il naso. Comprano immobili e li mettono a generare affitti, mentre tu sei lì a farti il tuo piano d'accumulo sull'S&P 500. Acquistano aziende, acquistano azioni di controllo, non l'ETF, azioni di controllo, non fondi indicizzati, azioni di controllo. Prendono prestiti a tassi bassissimi e investono in asset che li rendono di più. Usano i capitali propri e soprattutto i capitali di altre persone per scalare i propri business, crescere di più, creare più flusso di cassa e canalizzare quel flusso di cassa in acquisto di
asset. Quindi mentre le persone comuni si focalizzano a mettere da parte risparmi e prendere qualche ETF qua e là, i ricchi costruiscono idee, plasmano quello che è il mondo del futuro e contemporaneamente ti comprano sotto il naso tutte le altre fette di torta. Quando l'espansione finisce, la crescita non viene più dall'innovazione, ma viene dall'accumulo. Chi rimane senza niente, chi è? È la classe media, la persona comune. E sai che cosa succede quando questo gioco, quindi l'innovazione rallenta e l'accumulo aumenta? Succede che si va al boom. Cioè i prezzi delle case salgono, i prezzi di ogni cosa sale, le opportunità diminuiscono e la classe media rimane totalmente tagliata fuori. Perché se i ricchi iniziano a comprare massicciamente qualcosa, i prezzi di quelle cose salgono e nel tempo la classe media non riuscirà a comprare con la stessa forza di quanto faceva prima. Perché quando compri Bitcoin a $10, capisci che è tutto un altro sport rispetto che acquistarlo a $100.000. Quando acquisti l'oro a $30 all'oncia è tutto un altro sport rispetto ad acquistarlo a $3.000 l'oncia. Man mano che il tempo passa, man mano che i prezzi salgono, chi si è focalizzato nel semplice piano di risparmio nel tempo, anziché focalizzarsi in primis sull'aumentare il proprio gettito, quindi aumentare il proprio capitale, facendo però che cosa? Investendo in attività, investendo in entrate, crearsi nuove entrate, diverse entrate, tante entrate. Chi ha fatto questo e contemporaneamente investito ha goduto e godrà dell'interesse composto a piene mani. Ma chi invece prende i propri risparmi e anziché dedicarli ad accrescere il proprio valore, da portare poi chiaramente sul mercato per monetizzare, per crearsi nuove entrate, e semplicemente lo risparmia e lo va a investire convinto di diventare milionario col suo piano di accumulo, quella persona lì rimarrà tagliata fuori perché i prezzi saliranno inevitabilmente e man mano che salgono tu riuscirai a comprare in proporzione sempre meno, perché se tu riesci a risparmiare ogni mese, fammi dire 500 euro, che è già un buon risparmio perché la maggior parte di persone 100 euro, 200 euro massimo è già tanto. Se tu riesci a risparmiare, facciamo finta, 200-300 euro al mese, oggi compri magari un tot di unità di quelle S&P 500, ma tra 10 anni se tu continuerai a rimanere stagnante lì con i tuoi 200, 300, 400 euro al mese, che implica che le tue entrate siano un po' aumentate, non tantissimo, ma che siano aumentate, perché con l'inflazione, se no quei 200-300 euro che tu dedichi oggi vanno pian piano a scalare, vanno pian piano a ridursi perché aumentano le spese e quindi tu hai sempre meno ciccia da poter investire. Ammesso che un pochino sia salito, abbia seguito l'andamento il tuo salario o il tuo stipendio o il lavoro se sei un autonomo, insomma quello che ti arriva in termini economici, facciamo finta che abbia seguito l'inflazione, che quindi tu continui a risparmiare i tuoi 200-300 euro, 400 euro, però capisci che se oggi hai un S&P 500 a $5.000 e tra 10 anni è a $10.000, tu continuerai comunque proporzionalmente a comprare poca roba di quell'S&P 500. Perché? Perché dai 5.000 ai 10.000 ci sono persone dentro che hanno capito come funziona veramente lo sport, che mentre la maggior parte di persone è distratta a correre dietro all'interesse composto, ai piani di 40 anni che nessuno obiettivamente riuscirebbe a portare, o meglio che diventa difficilissimo portare avanti, si sono focalizzati, invece hanno canalizzato i propri soldi in soluzioni per aumentare drasticamente le proprie entrate e comprare massicciamente, facendo esplodere quel prezzo, portandolo da 5 a 10.000 e andandoti di fatto a rubare la tua fetta di torta. Jeff Bezos non è diventato miliardario mettendo $500 al mese in un S&P 500, ha costruito Amazon. Elon Musk non si affida all'interesse composto per i propri risparmi, prende prestiti miliardari contro le proprie azioni per far espandere Tesla, SpaceX e tutti i suoi vari progetti. I ricchi non aspettano 40 anni per diventare ricchi. Creano ricchezza attivamente, non passivamente. Gli altri stanno lì fermi ad aspettare sperando che l'interesse composto gli faccia la magia per loro e lavori per loro. I ricchi si fanno il culo invece a lavorare perché devono correre. E questo è il problema, che mentre la maggior parte di persone là fuori sta lì ad aspettare che l'interesse composto faccia la magia, i ricchi ti portano via tutto da sotto i denti. Sei tu che devi lavorare e parallelamente far lavorare il denaro che ti entra, il denaro che hai in eccesso, con interesse composto e tutto il resto. Ma sei tu
in primis che attivamente devi fare. E attenzione, non sto dicendo che devi arrenderti, sto dicendo semplicemente che devi giocare a un altro gioco rispetto a quello che probabilmente hai giocato fino ad oggi. Il sistema fiscale è progettato per proteggere chi la ricchezza ce l'ha già, e se vuoi vincere a questo gioco, devi capirne le regole. Devi sapere dove mettere i tuoi soldi, devi sapere come creare un cash flow, devi sapere come investire in asset che lavorino sul serio per te, capire come sceglierli. E a proposito, se vuoi investire realmente, devi conoscere e saper leggere i dati per farlo. Ad esempio, io utilizzo Investing Pro, che ha un prezzo ridicolo, l'annuale costa del piano base 10 euro al mese, quindi una pizza al mese, meno di €1 al giorno per intenderci, e ti permette di analizzare qualsiasi tipo di azione in modo estremamente facile, veloce, pratico. Vedi, ti dice già anche quanto è quotato, quanto siamo vicini alla quotazione reale di quell'asset, quanto è sopravvalutato, quanto è sottovalutato. Hai anche tutta una sezione con le idee dove puoi analizzare i portafogli dei big, copiarli, quindi andare a prendere, estrapolare tutte quelle che sono le operazioni che fanno, cosa comprano, cosa vendono, che cosa hanno in portafoglio, i rendimenti. Hai veramente tutto. Hai anche tutta una sezione con la I che ti va a mostrare quelle che sono le azioni da, a seconda della categoria, prendere per battere il mercato, quelle che sono le azioni da selezionare che secondo gli oltre 1000 indicatori che vengono utilizzati per incrociare dati che fa in automatico la nostra AI, ci va a mostrare con rendimenti più o meno diversi a seconda di quelle che sono le nostre soluzioni. Per esempio c'è questa qui che attualmente ci dà un rendimento annualizzato del 18,9%, questo qua del 21%, sono chiaramente stime, analisi, e ti va a fare proprio l'acquisizione di azioni, cioè ti va a mostrare quali azioni acquisire, con quale obiettivo, come sono sistemate, quindi se sono sottovalutate, sopravvalutate e così via. Hai veramente un tool qua, hai grafici, hai ricerche dati, hai filtri, hai veramente tutto. Questo è il mio tool preferito per analizzare in toto le azioni, le aziende e gli ETF su cui esporre, perché io qua posso vedere ogni singola cosa per ogni singola azienda. Ho veramente uno specchietto completo di tutto quello che succede. Ho le notizie, ho i dividendi, so quando verranno lanciati i dividendi, posso filtrare e scegliere azioni che pagano più dividendi rispetto a quelle che pagano meno, posso andare a vedere esattamente che cosa sta funzionando, come sta andando, tutto, il conto economico, i bilanci, come puoi vedere qua, ho i modelli. Posso utilizzare, confrontare con altre soluzioni nel suo mercato per vedere come si comporta una determinata azienda, quindi una determinata azione rispetto alle altre. Ho i grafici, appunto i bilanci, c'è veramente tutto all'interno di un'unica piattaforma che ti registri email, password ed entri. Fine. Questa è una cosa importante che ci tenevo anche a passarti, perché se vuoi veramente investire devi allora farlo in modo serio. Quindi abbiamo detto come si muovono i ricchi, abbiamo detto come funziona il gioco. Ora però, se vogliamo affiancare man mano che cresciamo da un lato, quindi aumentiamo le nostre entrate, affiancare anche gli investimenti, dobbiamo farlo conoscendo informazioni. Quindi non stiamo lì, pensiamo noi che con la nostra app vediamo due cose, leggiamo due cose e via e diventiamo ricchi. No, bisogna avere informazioni. Viviamo nell'era dell'informazione e l'unico modo per far funzionare veramente gli investimenti è comprendere il funzionamento e anche avere le informazioni giuste al momento giusto per poter analizzare. Quindi qua sotto ti lascio il link di Investing Pro, ovviamente hai anche uno sconto se ti registri utilizzando il codice che trovi qua sotto. Sappi che ad oggi è secondo me lo strumento più potente in assoluto per analizzare comodamente qualsiasi azione in tempo zero e veramente in modo estremamente economico. Questo sì che è un investimento che vale la pena, se il nostro obiettivo ovviamente è quello di investire. Chiaro che se hai 10 euro da investire non ti abboni a Investing Pro, perché ti risparmia un sacco di tempo, un sacco di rotture di scatole e ti dà delle analisi precise di quello che succede sul mercato. Ora, abbiamo visto cos'è l'interesse composto. Spero tu abbia capito che il gioco dell'interesse composto funziona sì, ma per chi ha già soldi, non per chi vuole farli. E questo è lo switch che bisogna fare, perché la maggior parte di persone si approccia all'interesse composto con l'obiettivo di fare soldi, di diventare milionari nel tempo. Sì, d'accordo, ma in realtà l'interesse composto funziona per chi ha già soldi. Quindi se vuoi entrare nel club
devi fare uno sforzo in più rispetto che il semplice risparmiare soldi ogni mese e metterli in un indice. Devi costruire, devi investire in te stesso, devi creare nuove entrate, capire come muovere il tuo capitale in modo strategico, in modo intelligente. E se non fai questo, finirai come Esaù. Scambierai il tuo futuro per un piatto di lenticchie oggi e chi controllerà il tuo destino? Beh, chi possiede tutto. Quindi che cosa dovresti fare nel pratico? Se vuoi davvero accumulare ricchezza, la strategia che funziona è molto semplice. 1. Aumenta il tuo reddito. Quindi trova modi per guadagnare di più, che siano business, che siano competenze di altro valore, che sia semplicemente contrattare dei migliori stipendi perché vai ad aumentare man mano le tue skill, le tue abilità. Beh, in ogni caso devi aumentare il tuo reddito. Non puoi semplicemente risparmiare, perché se non guadagni abbastanza e non guadagnare abbastanza, gli investimenti non devono essere la tua prima soluzione. Devi prima aumentare il tuo reddito, poi potrai andare sul mercato. 2. Investire quindi prima in te stesso. Se hai 10.000 euro, non stare a comprarti magari azioni a caso, ma investili nella tua formazione, investili in qualcosa che ti permetterà di guadagnare il 50% in più rispetto a quello che guadagni adesso, perché è molto meglio quello rispetto che guadagnarti un 6, 7, 5, 4% annuale con un fondo passivo. Non lavori, d'accordo, ma è molto meglio lavorare e prendere un 50% adesso e poi andare a distribuire. Quindi investi su te stesso, ma investi chiaramente cognizione di causa, consapevole di quello che stai facendo. 3. Costruisci un business o acquisisci asset produttivi. Un business può crescere di un 50, 100, 200% l'anno, molto di più rispetto che un'azione che vai a comprare e tenere lì in portafoglio. Ci sono dei rischi, sì, devi dedicare del tempo, assolutamente sì, ma se costruisci abilità e pian piano ti dai il tempo di crescere, allora difficilmente troverai risultati simili sul mercato. Rimarrai assolutamente stupito di quello che puoi creare, costruire e scalare nel tempo, e lì sì che poi inizierai ad avere la ciccia, inizierai ad avere il denaro da utilizzare negli investimenti, da utilizzare sul mercato. Gli immobili generano rendite passive e si rivalutano se compri una determinata zona in un determinato modo nel tempo. Quindi anche qui c'è sicuramente qualcosa di molto interessante. 4. Usa, se vuoi, se puoi, la leva finanziaria, ancora una volta in modo intelligente. Quindi i ricchi tendono a non usare i propri soldi, ma usano quelli degli altri. Quindi vanno a sfruttare i prestiti, il debito a proprio vantaggio per costruire ancora più ricchezza. Lavora anche in questo modo, ma chiaramente in una fase più avanzata, quando stai già costruendo, quando hai già delle entrate, quando hai già qualcosa di importante. E così sì che riuscirai a fare il salto finale. E infine 5. Proteggi il tuo capitale. Come vedi, l'investire entra in ultima fase e ha l'obiettivo di 1. Evitare di perdere i soldi, quindi proteggere il tuo capitale. Le recessioni, le tasse, tutta questa roba qui distruggono il patrimonio e bloccano l'interesse composto, li impediscono di crescere. Tienilo bene a mente e comportati di conseguenza, cioè lascia perdere l'idea di risparmiare il 10% del tuo stipendio sperando che tra 40 anni sarai milionario, a meno che non parti già da cifre elevate. Però di base, persona comune, questa roba qui scarta quest'idea, piuttosto concentra quel 10% per investire su te stesso, per crescere come persona e comprendere nuove abilità che ti permettono di monetizzare. Puoi farlo per proteggere il tuo potere d'acquisto, sì, però contemporaneamente devi costruire qualcosa negli anni, perché se speri diventare milionario così, allora no, lascia perdere. Se invece vuoi proteggere il tuo potere d'acquisto, allora sì, puoi usare strumenti come questi, quindi puoi investire, ma parallelamente concentrati su ciò che ti rende veramente ricco. Se vuoi diventare ricco, devi pensare come i ricchi. Costruisci il tuo reddito come prima cosa, quindi punta ad incrementarlo costantemente, di continuo. Devi crescere più veloce dell'inflazione, le tue entrate devono crescere ogni anno più velocemente dell'inflazione, anche perché più reddito extrai, più puoi investire, quindi più puoi accumulare velocemente e godere dell'interesse composto più a lungo. Acquisisci poi asset produttivi, usa il capitale di altri per crescere ancora più velocemente se necessario, non è obbligatorio, ma se necessario puoi farlo, e proteggi la tua ricchezza investendo con consapevolezza, strategia e conoscenza piena dei dati. Ecco perché soluzioni come Investing Pro sono fondamentali. Questa è la strada per il successo finanziario ed è esattamente quella che mi ha portato e mi porta risultati nel tempo dopo aver provato tutte le altre strade, dopo aver capito che fare quella roba lì che tutti ti millantano non serve assolutamente a nulla. L'interesse composto è uno strumento, non è una strategia. Ripeto, è uno strumento, non una strategia. Quindi lo dovrai usare, ma non basare tutto su di esso. Cioè,
lo usi come uno strumento, ma non dipende da quello il tuo destino finanziario, non deve dipendere da quello. Quindi smetti di giocare il gioco della finanza, quella spiccia che ti raccontano, quella che su carta è fantastica ma nella realtà fa schifo, e inizia a pensare più come un imprenditore, più come una persona di successo. E questo il vero segreto della ricchezza. Parte da qua dentro, parte dallo switch mentale che fai e che ti porta ad agire in modo diverso rispetto a tutti gli altri. Quindi se vuoi costruire vera ricchezza, smetti di credere nella favola dell'interesse composto e inizi a giocare come chi ha già vinto. Cambia il tuo approccio e soprattutto non lasciare che il sistema ti prenda in giro e ti freghi con le sue belle favolette, con la sua bella storiella del 1001 notte. Questo è. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ti ricordo qua sotto ti lascio il link di investing.com. Ti lascio anche il link per la mia newsletter, è gratuita. Iscriviti perché ogni settimana ti invierò email con strategie, soluzioni, tecniche, insomma tutto quello che ho imparato, che imparo, che ho fatto in termini di errori, in termini di successi e che continuo a fare nel mio percorso, in modo che tu sappia esattamente come muoverti in modo reale sui mercati, ma in modo reale nella vita imprenditoriale. Perché l'obiettivo è avere successo e per avere successo non ci si può solo aspettare che l'interesse composto faccia la magia, ma bisogna far accadere quella magia. Iscriviti anche al canale se ancora non l'hai fatto, usciranno tanti contenuti come questo e tantissime, piccolo spoiler, strategie pratiche in queste settimane. Ti ringrazio per essere stato qui con me, ora vai là fuori e fai succedere qualcosa.